Se pensate che l'horror nasca da un oggetto maledetto e il thriller da un serial killer, oggi vi porto due film coreani che dimostrano esattamente il contrario. Perché in Doiju e No Parking la vera paura non viene dal soprannaturale, ma dalla vita quotidiana, dal lavoro, dalle gerarchie, dalle pressioni sociali, dalle microaggressioni che si accumulano fino a farti perdere il controllo. Prima di iniziare però vi chiedo una cosa velocissima: mettete like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, perché se vi interessa il cinema coreano raccontato andando oltre la superficie dei generi, qui siete nel posto giusto. E restate fino alla fine, perché il collegamento tra questi due film è molto più profondo di quanto sembri. In Doiju, diretto da Kim Ji-woon, seguiamo una professoressa universitaria alle prese con un misterioso manufatto mongolo che sembra portare con sé una maledizione, ma scena dopo scena capiamo che l'oggetto è solo un pretesto. Il vero orrore è l'ambiente accademico tossico, fatto di sessismo, favoritismi politici, ricatti morali e senso di colpa. In No Parking, diretto da Song Yoon-woo, tutto parte da un'auto parcheggiata male davanti casa. Un dettaglio banale, quasi ridicolo, eppure da lì si sviluppa un thriller che parla di molestie sul lavoro, precarietà economica, invasione dello spazio personale e conflitto di genere. Due film diversissimi in apparenza, uno sembra un horror orientale classico, l'altro un thriller urbano da condominio, ma in realtà raccontano la stessa identica cosa. Raccontano donne schiacciate da un sistema, raccontano uomini che occupano spazio, fisico e psicologico, sentendosi legittimati a farlo. Raccontano come la pressione sociale, lavorativa e morale possano essere più destabilizzanti di qualsiasi fantasma o assassino. E c'è un dettaglio produttivo interessantissimo che lega ancora di più questi due film. I rispettivi registi hanno lavorato ognuno con ruoli diversi nel film dell'altro. Kim Ji-woon in veste di produttore esecutivo, Song Yoon-woo come tecnico delle luci, creando così una sorta di dialogo sotterraneo tra le due opere, come se stessero riflettendo sugli stessi temi da prospettive di genere cinematografico differenti. Quello che sembra un horror diventa un thriller psicologico e sociale, quello che sembra un thriller diventa un film sull'ansia quotidiana e l'autodeterminazione femminile. E alla fine vi accorgerete che il vero mostro di entrambi i film non è né il Doiju né l'assassino, ma il contesto in cui le protagoniste sono costrette a vivere. E adesso entriamo nel dettaglio, perché questi due film meritano di essere letti molto più in profondità di quanto il loro genere lasci intendere. In Doiju la professoressa Kim Ha-jin, interpretata da Kim In-soo, lavora a un progetto curatoriale per la Daseong Gallery, diretta dal mecenate Kang Byung-ji, interpretato da Park Cheong-wan. L'esposizione ruota attorno a un misterioso manufatto chiamato Doiju, proveniente dalla Mongolia e usato, secondo una leggenda, come prigione dai nomadi. Per lei è un'occasione decisiva. Se il progetto riuscirà, potrà ottenere finalmente un posto di ruolo stabile all'università. Con lei collaborano i giovani Chong Bu-so, interpretato da Shin Gi-wan, e Kim Yeon-ha, interpretata da Park Ye-ri, scelti per organizzare la mostra. Nel contesto accademico, Ha-jin deve però sottostare al professor Nam Bon-so, interpretato da Chung Sang-hoon, uomo privo di competenza ma ricco di conoscenze e connessioni politiche. Costui firma i suoi lavori senza realizzarli e ha atteggiamenti sessisti. Un ex collega, Lee Jo-yeon, interpretato da Chang Yeon-mo, l'accusa inoltre di aver plagiato una sua opera, mettendo così a rischio la sua posizione nel progetto Doiju. Intanto la vita privata di Kim è segnata dall'assenza della figlia So-yoon, che vive con l'ex marito. In casa piccoli dettagli, come delle scarpe da bambina nella scarpiera, richiamano costantemente questa mancanza. Quando Kim trova in casa propria la chiave che apre il Doiju e decide di aprirlo, iniziano strani fenomeni. Strane voci provengono dall'interno del manufatto e saltuariamente appare il fantasma di una ragazza dai capelli lunghi. Una leggenda racconta che un uomo vi avesse rinchiuso la figlia che aveva rifiutato un matrimonio imposto perché innamorata del proprio fratello non biologico. Kim comincia a cambiare comportamento. Da vegetariana passa a mangiare carne in modo compulsivo e a rigurgitarla. Sostituisce le sue scarpe sobrie con tacchi rossi vistosi. Inizia una relazione con Woo-so, innamorato di lei, e va a letto col suo ex nel tentativo di risolvere la questione del presunto plagio. Nel frattempo Nam la estromette dal progetto sia per l'accusa di plagio, sia perché non ha accettato di compiacere il finanziatore Kang durante una cena. Yeon-ha, determinata a farsi strada, ricatta Nam con un video compromettente per favorire il ritorno di Kim alla guida della mostra. Quest'ultima in cambio ha promesso di farle ottenere una borsa di studio all'estero. Intanto le apparizioni della ragazza fantasma si fanno sempre più frequenti. Lee e Nam vengono aggrediti da questa presenza e Kim perde progressivamente il controllo.
Con Duiju, Kim Ji-woon dirige un horror a basso budget che finge di parlare di una maledizione antica, mentre in realtà mette in scena l'orrore tutto umano dell'ambizione e del senso di colpa. Duiju adotta in apparenza i codici più riconoscibili dell'horror orientale: presenze femminili inquietanti, suoni che arrivano da spazi chiusi, jumpscare calibrati, ma li utilizza come semplice rivestimento per un racconto che ha radici molto più psicologiche e sociali che soprannaturali. Quello che sembra inizialmente il classico film basato su un oggetto maledetto si rivela progressivamente un'analisi amara della pressione accademica, dell'ambizione personale e del senso di colpa che corrode dall'interno. L'ambientazione legata alla mostra organizzata presso la Dason Gallery diventa il contesto ideale per mettere in scena un sistema fatto di gerarchie opache, sessismo strutturale e potere esercitato da figure maschili, come ad esempio Nam, Lee e Kang, prive di reali competenze ma ben radicate nelle reti politiche e universitarie. Nam è incompetente ma si avvale di connessioni politiche. Lee plagia e ricatta, mentre Kang sfrutta la sua posizione di potere per avere compagnia interessata. In questo ambiente, il lavoro creativo e curatoriale si trasforma in terreno di scontro, manipolazione e compromesso morale. La regia gioca con le aspettative dello spettatore, suggerendo a lungo una dimensione di maledizione legata al Duiju, ma svuotando lentamente questa pista narrativa fino a renderla quasi irrilevante. Ogni apparizione, ogni suono proveniente dal manufatto, ogni riferimento alla leggenda che lo accompagna sembra costruire un impianto horror tradizionale che però si dissolve man mano che emerge la fragilità mentale della protagonista. L'oggetto non è il centro del male, ma un MacGuffin, uno specchio su cui si riflettono traumi, frustrazioni e sensi di colpa. La trasformazione della protagonista è raccontata attraverso dettagli quotidiani che assumono un valore disturbante proprio per la loro normalità. Il modo di vestire, le abitudini alimentari, le relazioni con colleghi e studenti. Non c'è bisogno di effetti spettacolari per mostrare il crollo psicologico, bastano piccoli segnali che, accumulandosi, rendono evidente la perdita di equilibrio. Particolarmente interessante il contrasto generazionale tra due figure femminili, Ajin e Yona, che reagiscono in modo opposto allo stesso ambiente tossico. Da una parte c'è chi viene schiacciata dal senso di colpa e dall'ambizione frustrata, dall'altra chi impara rapidamente a sfruttare le regole distorte del sistema per trarne vantaggio personale. Questo dualismo aggiunge una dimensione cinica al racconto, suggerendo che il problema non sia solo l'individuo, ma l'intero contesto che preme il compromesso e punisce l'integrità. Il risultato è un film che acquista maggiore spessore se letto come thriller psicologico e critica sociale. Il Duiju, in fin dei conti, non è un oggetto maledetto, bensì un contenitore simbolico, un catalizzatore che porta alla luce ciò che era già presente nella mente e nella vita dei personaggi. Ma se l'evoluzione di Yona sorprende, quella di Ajin è prevedibile fin dai primi fotogrammi. Capiamo fin da subito quale sia il suo trauma. Il finale chiarifica solo quanto la brama di successo abbia voce in capitolo nel suo senso di colpa. In sintesi, in superficie Duiju è un horror, ma in profondità è un racconto sul fallimento umano, sull'ossessione per il successo e su come il senso di colpa possa deformare la percezione della realtà fino a renderla più spaventosa di qualsiasi leggenda antica. In No Parking, Yoon-hee, interpretata da Ryu Yoon-kyung, è una donna la cui vita sembra essersi progressivamente complicata. Un tempo aveva un buon lavoro, poi si è sposata, ha lasciato tutto per seguire il marito all'estero e dopo il divorzio si è ritrovata sola, con un impiego precario a tempo determinato e una situazione economica fragile. Anche la richiesta di un prestito le viene respinta proprio per la mancanza di stabilità lavorativa. Ogni sera, rientrando a casa, Yoon-hee deve affrontare una piccola ma estenuante battaglia quotidiana: trovare il modo di parcheggiare davanti al proprio appartamento. Spesso infatti l'accesso è ostruito da un'auto parcheggiata male. Una sera, dopo aver bevuto con i colleghi, chiede alla proprietaria dell'auto, Chon Mal-soo, interpretata da Jang Ki-jung, una donna scorbutica e scontrosa, di spostare il veicolo. Mal-soo lo fa controvoglia e le fa notare che ha bevuto, ma non la denuncerà. Nel frattempo, al lavoro, Yoon-hee viene ritenuta responsabile della perdita di una commessa. Il manager Kim Hye-chol, interpretato da Kim Jang-woon, che sembra provare un interesse personale per lei, la consola, le promette di aiutarla a ottenere un contratto a tempo indeterminato e comincia a scriverle con insistenza, invitandola a uscire a bere e chiedendole favori sempre più personali. Yoon-hee però non ricambia. Parallelamente, Lee Ho-jun, interpretato da Kim Reo-ah, marito di Mal-soo, uccide la moglie dopo aver scoperto di essere stato tradito.
In seguito a una telefonata di Yoni per chiedere di spostare di nuovo l'auto parcheggiata male, egli risponde al posto di Malsu. L'uomo si lamenta dei modi sgarbati di Yoni, che a sua volta ribatte invitando la moglie a parcheggiare meglio la prossima volta. Da quel momento il parcheggio davanti a casa di Yoni si libera con sorprendente facilità, ma Oh-jun comincia a osservarla, a seguirla, e pretende da lei delle scuse per i modi bruschi con cui si è rivolta a lui. Intanto il manager Kim E-chol continua a tampinarla sul manager aziendale. È sposato e con figli, ma si sente solo e fraintende il rispetto professionale di Yoni per un'intesa più intima. Una sera il manager si presenta sotto casa di Yoni in uno stato emotivo disperato. La sua insistenza spaventa la donna. Oh-jun, che osserva la scena, si presenta davanti a Kim E-chol, fingendosi uno zio di Yoni, e lo convince a salire in auto con lui. No Parking è un thriller che si sviluppa da un banale alterco che sottende frustrazioni urbane. Una dice parcheggia bene, l'altro dice rispondi educatamente, due frasi che sintetizzano perfettamente il conflitto di genere che attraversa tutto il film. Un conflitto che trae origine da un evento minuscolo, quasi ridicolo, un'auto parcheggiata male. È da questa frizione quotidiana che il film costruisce un thriller che parla in realtà di tutt'altro: molestia, frustrazione sociale, potere maschile, precarietà economica e autodeterminazione femminile. Il parcheggio diventa un dispositivo narrativo potentissimo, non è solo un ostacolo fisico, è la rappresentazione concreta di una vita che non trova mai spazio. Yoni non riesce a parcheggiare, così come non riesce a stabilizzarsi nel lavoro, a ottenere un prestito, a farsi rispettare dal superiore, a vivere con serenità nel proprio quartiere. Ogni uomo attorno a lei, il manager, il vicino, perfino il padrone di casa che valuta se vendere l'appartamento, esercita una forma diversa di pressione, controllo o giudizio. No Parking riesce molto bene a mostrare come la minaccia non nasca all'improvviso, ma si costruisca per accumulo di microaggressioni. I messaggi insistenti del manager sul messenger aziendale, l'uomo che staziona sotto casa, la vicina scontrosa, le richieste di essere più educata, le allusioni anche delle sue colleghe sul suo comportamento discutibile. Tutto è apparentemente normale, perfino giustificabile, ed è proprio questa normalità a rendere inquietante l'evoluzione degli eventi. Uno degli aspetti più interessanti è che No Parking non punta tanto sulla suspense classica, a dire il vero quasi inesistente, quanto su un disagio progressivo, quasi sociale. La regia sfrutta spazi stretti, parcheggi, ingressi condominiali, auto bloccate, per creare una sensazione di claustrofobia urbana. Non siamo nell'horror, ma in un thriller da condominio, da quartiere, da vita reale. La figura di Oh-jun non è quella del folle imprevedibile, ma di un uomo che si percepisce come moralmente giustificato. Si definisce un pulitore, qualcuno che elimina le persone svergognate. La sua logica distorta nasce dal tradimento subito, ma si allarga a una visione misogina in cui uomini come il manager sarebbero la causa dell'arroganza femminile. Questo lo rende un antagonista disturbante non per ciò che fa soltanto, ma per come giustifica ciò che fa. Parallelamente, il manager Kim E-chol rappresenta un'altra forma di minaccia, più realistica e forse più riconoscibile. L'uomo sposato, solo, che interpreta la professionalità come interesse personale, che insiste, che invade lo spazio emotivo di una subordinata convinto di avere buone intenzioni. Il film mette così in scena due figure maschili molto diverse ma speculari. Uno è un assassino, l'altro no, ma entrambi non rispettano i confini di Yoni. È qui che No Parking trova il suo sottotesto più forte. A Yuni viene chiesto continuamente di essere educata, comprensiva, accomodante, mentre gli uomini attorno a lei si sentono legittimati a occupare il suo spazio, fisico e psicologico. Ma lei, fortificata dal suo passato, è ben lungi dal lasciarsi sedurre e abbandonare. Tra l'altro, non che Chol sia capace nel sedurre. Ha imparato a cavarsela da sola e a bastare a se stessa, perché Yoni non è costruita come la classica vittima inerme del thriller di stalking, e quando reagisce lo fa con determinazione, usando le stesse mosse che ha imparato dal fratello che pratica le arti marziali, ribaltando così la dinamica di potere. E quella battuta finale, intimare all'uomo di parcheggiare bene, chiude il cerchio simbolico del film in modo ironico, ma profondamente significativo. Interessante anche l'epilogo sociale. Il capovillaggio, che si attribuisce il merito del salvataggio, mostra come, dopo tutto, la narrazione venga sempre riappropriata dagli uomini. E Yoni non può farci niente, se non soprassedere, consapevole che non può cambiare il mondo, ma almeno può determinare il proprio destino.
In quanto alla tensione, questa non è sempre calibrata alla perfezione. Una volta rivelata la natura dell'antagonista, il film diventa piuttosto lineare, ma è anche vero che No Parking non cerca il colpo di scena continuo, punta invece a costruire un thriller di frustrazione quotidiana, più psicologico e sociale che spettacolare. Siamo partiti da un oggetto che sembrava maledetto e da un'auto parcheggiata male, e siamo arrivati a parlare di senso di colpa, pressioni sociali, molestie, gerarchie di potere e autodeterminazione femminile. Tuiju e No Parking ci dimostrano che il cinema di genere coreano spesso usa l'horror e il thriller solo come superficie, per raccontare qualcosa di molto più profondo, molto più umano e decisamente più inquietante. Se il video vi è piaciuto, mettete like perché aiuta tantissimo il canale, iscrivetevi se amate questo tipo di analisi sul cinema coreano che va oltre la trama e soprattutto attivate la campanellina, così non vi perdete i prossimi video. E ora voglio sapere la vostra. Avete visto questi film? Li avete letti allo stesso modo? Oppure vi hanno dato un'impressione completamente diversa? Scrivetemelo nei commenti perché il bello di questi film è proprio il confronto di interpretazioni. Noi ci vediamo al prossimo video.